Io adesso mi trovo ad Avola, in provincia di Siracusa. Paese prospiciente sul Mar Ionio, c'è chi sostiene che la sua prima origine è da collegare a Ibla Maior, abitato della Sicilia sud-orientale, popolato originariamente dai Siculi. Fu sotto il dominio normanno che fu fondata la cosiddetta Avola Antica. La sua prima testimonianza l'abbiamo difatti nel 1149 con il toponimo di Abola. Situata su un territorio collinare sul monte Aquilone, essa fu rasa al suolo dal terremoto del 1693 del Val di Noto. Fu rifondata nella sottostante pianura e in prossimità del mare per volere del principe Niccolò Pignatelli d'Aragona, che affidò la progettazione a Padre Angelo Italia. Il paese di Avola fu così ricostruito con una caratteristica forma esagonale, con all'interno una rete viaria ortogonale nella quale i due assi formano una croce. Curioso come percorso culturale è una passeggiata da Avola Antica sul monte Aquilone, di cui sono rimaste alcune tracce dei quartieri Balze e Marche, costituiti per lo più da abitazioni in parte rupestri e in parte in muratura. Tuttavia, a seguito del terremoto del 1693, il vecchio sito fu utilizzato come cava di pietre per la ricostruzione del nuovo paese sul mare, provocando la cancellazione delle testimonianze archeologiche. Una cava di pietra vera e propria però esiste ed è la grotta di Santa Venera, una pirrera da cui sono stati estratti i blocchi per costruire gli edifici e le chiese della nuova Avola. Interessante ad Avola è anche la tonnara, costruita nel 1633, non molto lontano dalla foce del fiume Asinaro, tanto che il nome ufficiale della struttura era Tonnara di Fiume di Noto. Dopo il devastante sisma del 1693, essa fu seriamente danneggiata, ma non in maniera tale da comprometterne l'utilizzo. Nel 1700 fu venduta alla famiglia Tornabene e in questo periodo risalgono alcuni interventi di restauro e di miglioria. Fu per esempio aggiunto un palazzo adibito ai proprietari e una piccola chiesa riservata ai pescatori. La sua attività cessò nel secondo dopoguerra, attorno al 1950. Piccola curiosità, questa era una tonnara di ritorno, ossia che la pesca dei tonni avveniva quando questi ultimi tornavano dopo aver deposto le uova. Non molto lontano, da fare anche una passeggiata alla spiaggia della Marchesa, conosciuta anche come riserva del Gelsomineto. Situata presso la foce del fiume Cassibile, questa è una spiaggia di sabbia fina bianca, circondata da una pineta dove originariamente crescevano rigogliose le piante di gelsomino. Area ad elevata produzione di mandorle, qui ad Avola vi sono tre varietà principali, la pizzuta, la fascionello e la romana. Interessante a tal proposito è una visita al Museo della Mandorla, nato su iniziativa dell'omonimo consorzio, dove vengono illustrati i vari procedimenti produttivi. Inoltre viene presentato un percorso alla scoperta delle proprie radici agricole tra i filari di Nero d'Avola, Femminello siracusano e la canna da zucchero. Quest'ultima, introdotta dagli arabi, fu largamente utilizzata in Sicilia per la produzione di zucchero, ma solamente ad Avola fu mantenuta fin oltre il 1600, tanto che nella metà dell'Ottocento fu inoltre avviata la produzione di rum, alcolico che negli ultimi anni si sta cercando di recuperare. Un'interessante menzione la si può notare nel Gattopardo. Alla fine del pranzo venne servita la gelatina al rum. Questo era il dolce preferito di Don Fabrizio e la principessa aveva avuto cura di ordinarlo la mattina di buon'ora.